Ciao ragazzi, oggi parliamo di Andreas Münzer, un bodybuilder austriaco molto noto negli anni 90 per la condizione estrema che portava in gara. In tal senso Nasser El-Sommati ebbe a dire: Andreas Münzer era così tirato che sembrava un rettile. Oggi Münzer è ricordato soprattutto per la prematura scomparsa avvenuta nel 1996 a soli 31 anni. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia. Enjoy! Andreas Münzer, detto Andy, nasce nei dintorni di Graz, in Austria, il 25 ottobre 1964. Concittadino di Arnold Schwarzenegger, Münzer cresce in una fattoria sperduta. Da ragazzino aiuta i genitori nel loro piccolo caseificio e ogni volta che ne ha l'opportunità si dedica allo sport, in estate il calcio, in inverno lo sci. La scoperta e l'avvicinamento al mondo della palestra avviene un po' per caso. Andy partecipa ad un apprendistato come attrezzista in un paese a una decina di chilometri di distanza da casa sua. E dopo il lavoro deve aspettare 2 ore prima che arrivi l'autobus che lo riporta a casa. Quindi per passare il tempo si iscrive ad una palestra locale. Il resto è storia, i compagni di allenamento notano i suoi rapidi progressi fisici e lo convincono a gareggiare. Così nel 1983, a 19 anni, Andy partecipa, un po' per gioco, alla sua prima gara in un campionato regionale, arrivando secondo nella categoria junior fino agli 80 kg. Come spesso accade, il successo ottenuto lo motiva a continuare e, ispirandosi ad Arnold, cerca di emularne le gesta. In breve vince i campionati austriaci, prima come junior e a seguire come adulto. È arrivato il momento di confrontarsi a livello internazionale. Nel 1986 è sesto fra i pesi medi ai campionati europei di Amburgo. Terzo come peso medio massimo ai campionati del mondo sia nel 1987 che nel 1988. E infine si aggiudica la Pro Card IFBB vincendo i World Games nel 1989. La notorietà ottenuta attira l'attenzione di Albert Busek, allora vicepresidente della IFBB Europa, che lo porta a lavorare nella sua palestra a Monaco. È il trampolino di lancio per Andy, che continua ad allenarsi con grande impegno e intraprende la carriera professionistica. Un percorso che durerà 7 anni, dal 1989 al 1996, anno della sua scomparsa. All'inizio pesa circa 90 kg in gara per 1,73 m di statura. Nel tempo riuscirà a portare il suo peso di gara a circa 100 kg, mantenendo la definizione estrema che lo ha sempre caratterizzato. Ma, nonostante gli sforzi, la condizione estrema portata sul palco e la partecipazione a moltissime gare, non riesce ad entrare nella ristretta cerchia dei migliori atleti professionisti IFBB. Fra i suoi migliori piazzamenti ricordiamo il secondo posto alla Notte dei Campioni del 1993 e il terzo posto all'Arnold Classic del 1990, mentre nelle sue 5 partecipazioni al Mister Olympia non è mai riuscito ad andare oltre il 9° posto. Purtroppo il prolungato e continuativo uso di sostanze dopanti e lo stress di mantenere una condizione estrema tutto l'anno hanno ben presto compromesso la salute di Münzer. Nel 1996, solo 2 settimane dopo essere arrivato sesto all'Arnold Classic e settimo al San Jose Pro Invitational IFBB, Münzer sarà vittima di un'emorragia interna e, nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo, si spegnerà il 14 marzo 1996 a soli 31 anni. Si racconta che Andy avvertisse dolori allo stomaco da mesi e l'autopsia condotta a seguito della morte ha rivelato tracce di una ventina di farmaci nel suo corpo e diverse anomalie agli organi principali. Ricordiamo l'ipertrofia cardiaca, diversi tumori al fegato della dimensione di una pallina da ping pong e in generale organi interni compromessi. Una grave perdita a livello umano e un brutto colpo per l'immagine del bodybuilding nel mondo. Una vicenda che ha scatenato le speculazioni dei media, soprattutto tedeschi, che hanno demonizzato Münzer, attribuendogli cicli assurdi e improbabili e imputando al doping l'unica ragione dei suoi risultati sportivi. In palestra Andreas era un duro lavoratore. Si allenava 6 giorni a settimana, 2 volte al giorno, con una routine ad alto volume ed alta intensità, utilizzando pesi medi e movimenti controllati con 4-5 serie da 8-12 ripetizioni per esercizio e portava all'ultima serie di alcuni movimenti oltre il cedimento con 3-4 ripetizioni forzate. Un mix fra il pump training di Serge Nubret e l'alta intensità di Dorian Yates. Lo vediamo in azione mentre illustra alcuni esercizi che utilizzava nella sua routine per le gambe. 7 esercizi eseguiti per 4 serie da 8-12 ripetizioni ciascuno. Iniziava con lo squat. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good.
She likes it when I treat her bad. Proseguiva con leg squat, Travel all around, I take her everywhere and back. Yeah, oh you fucking with the man, girl. You throw it right back, no I like that, I'ma bite back. You know I become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak, girl you own that. Cruise around, poi leg extension, we'll never go back, girl you know that. You were so bad, let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left e affondi. so come with me and never look back. We're living life like a badass. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Per la parte posteriore della coscia eseguiva leg curl da sdraiato, I don't care if you got issues. Daddy left but I'm with you. So come with me and never look back. leg curl da seduto e infine leg curl in piedi. Down, drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now. We ain't slowing down, never knowing now. We're just headed south, what it's all about, never out of doubt, yeah. She be sitting shotgun, she a hot one in the hot sun, crop top on. Lato alimentazione, Andreas era molto controllato. Prediligeva pasti a base di riso e pollo e lontano dalle gare aumentava le calorie, assicurandosi comunque di non accumulare troppo grasso, mantenendosi di fatto in condizioni da gara praticamente tutto l'anno. Riassumendo, Andreas Münzer è stato uno dei bodybuilder più estremi degli anni 90. Lo ricordiamo come un personaggio quieto e composto che ha cercato di vivere un sogno, ma non è riuscito a fermarsi in tempo per evitare il peggio, nonostante le avvisaglie ci fossero da tempo. La sua storia ci mette in guardia dai pericoli reali e tangibili dell'abuso di doping e rievoca gli echi del famoso proverbio «chi troppo vuole nulla stringe». C'è di cui pensare. Ciao, alla prossima!